Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo cappello. È particolare perché è realizzato con maglie alte, allungate, superiori ed inferiori. A me l'effetto della spirale piace molto e anche l'effetto un po' in rilievo. Io ho fatto questo cappello con la misura per adulti, ma se seguirete il tutorial potrete farlo di qualsiasi misura. Andiamo subito al tutorial. Nel mio caso vado a realizzare un cappellino per un adulto, quindi la circonferenza dovrà girarsi intorno a 53-56 cm. Se seguirete il tutorial vi spiegherò come realizzarlo anche per dei bambini, quindi misure più piccoline. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 3,5 mm. Inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Ora vado ad avviare 8 catenelle, quindi semplicemente avvolgo il filo intorno all'uncinetto e faccio passare all'interno dell'asola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio una maglia bassa in ogni punto. Entro e faccio una maglia bassa. Alla fine della riga dovrò avere 7 maglie basse lavorate. Nella riga 2 faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, questa volta vado a lavorare in costa. Se guardate bene, ogni punto è composto da due fili. Io vado a entrare qui e vado a prendere solo quello verso l'alto e faccio una maglia bassa. Entro in costa e faccio una maglia bassa. Quindi proseguo con una maglia bassa in ogni punto lavorata in costa fino alla fine della riga. Dovrò avere in totale 7 maglie basse. Ora nel mio caso io sto realizzando un cappello per un adulto, quindi se come me state realizzando un cappello per un adulto, dalla riga 3 alla riga 88 faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e lavorando in costa faccio una maglia bassa in ogni punto per un totale di 7 maglie basse. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Si è stoppata la registrazione, volevo semplicemente dirvi che se state realizzando un cappellino più piccolo, quindi per un bambino o una bambina, ricordatevi semplicemente che dovrete realizzare un numero di righe che sia multiplo di 4. Naturalmente queste delle catenelle non le dovete contare. Ora lo andiamo a misurare insieme. Questo è il bordino del cappello. Quindi fino alla riga 88 andiamo a vedere la misura, eccolo. Sono arrivata a 54 cm con 88 righe. Naturalmente se lo mettiamo in tensione raggiungiamo un centimetro in più. Stendete bene il lavoro e andatelo a chiudere in cerchio. Così. Vi faccio vedere come unire le due parti. Vado ad entrare nel primo punto, quindi qui nella prima catenella lavorata
e vado ad uscire nel corrispondente punto qui. Prendo il filo e lo faccio passare. Poi vado a entrare nella seconda catenella, quindi le prime catenelle che ho fatto inizialmente, e vado a uscire nel corrispondente punto, quindi il secondo punto, come se andassi a lavorare in costa. Prendo il filo e lo faccio passare, vado a fare una maglia bassissima. Proseguo, entro nel terzo punto e esco nel corrispondente e faccio una maglia bassissima. Scusate, ho preso un filo che non dovevo prendere, lo rifacciamo. Proseguo ancora e vado a ripetere questo procedimento per tutti i punti fino ad unire le due estremità. Uniti tutti i punti, vado a lavorare sulle righe. Quindi entro, prendo il filo, ho due asole, chiudo tutte e due le asole insieme e segno l'inizio del giro. In questo caso i punti non sono ben definiti. Poi vado a entrare nella seconda riga, prendo il filo e faccio una maglia bassa, quindi proseguo con una maglia bassa in ogni riga. Questa è una riga e io faccio una maglia bassa. Questa è una riga e faccio una maglia bassa. Questa è una riga e faccio una maglia bassa. Vado alla riga successiva e faccio una maglia bassa. Proseguo così, dovrò avere in totale 88 maglie basse. Terminato tutto il giro, mi raccomando, controllate che il numero di maglie basse sia multiplo di 4. Nel mio caso ho 88 maglie basse. Vado a chiudere con una maglia bassissima qui nel primo punto. Ora vado ad iniziare con una maglia alta diversa dal solito. Tiro il filo, ruoto, entro nel primo punto, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2 e segno l'inizio del giro. Qui c'è una V, vedete? Qui e qui. Se non sono stata chiara, sul mio canale trovate come fare la maglia alta, ve lo metto qui. Poi proseguo con una maglia alta in ogni punto, quindi entro e faccio una maglia alta. Ho preso un filo che non dovevo prendere. Una maglia alta. Nella prima maglia alta non ho fatto 3 catenelle per evitare che si formi il primo buchino iniziale. Una maglia alta, proseguo con una maglia alta in ogni punto fino alla fine del giro. Fino alla fine del giro. Se non volete sbagliare andate a contare, dovete avere 88 maglie alte, naturalmente se lo state realizzando per un adulto. Ora da qui
vado a fare una maglia bassissima qui nel primo punto lavorato. E vado a ripartire sempre qui dal primo punto. Quella che andremo per fare la chiameremo maglia alta allungata superiore. Tiro il filo, blocco con il dito, ruoto, vado a passare sotto al primo punto, quindi entro qui ed esco qui. Prendo il filo, lo faccio passare, ho 3 asole, prendo il filo, chiudo 1, prendo il filo, chiudo 2, prendo il filo, chiudo 2 e segno l'inizio del giro come vi ho fatto vedere. Se lo guardate dall'alto, eccolo, vedete? Questo è il primo punto. Segno l'inizio del giro. Ora devo andare a fare altre 3 maglie alte allungate superiori. Proseguo, getto, passo dietro al secondo punto, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Questo è il secondo. Getto, passo dietro al terzo punto del giro precedente, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Getto, passo sotto o dietro al quarto punto, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2 e ce l'ho 4, sono 1, 2, 3, 4. Ora vado a fare 4 maglie alte allungate inferiori. Ora getto, invece di passare dietro, vado a passare davanti, quindi da dietro passo davanti, prendo il filo, ho sempre 3 asole, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Questo è il primo. Ora capirete perché vi ho fatto fare i multipli di 4. Quindi getto, vado a passare davanti al punto, prima passavo dietro, ora passo davanti o sopra, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2 e siamo a 2, getto, passo davanti o sopra al terzo punto, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 2, getto, passo ancora sopra, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Come potete vedere ho fatto 4 maglie alte allungate inferiori. Ora andiamo di nuovo a fare 4 maglie alte allungate superiori. Getto, vado a passare questa volta sotto al punto dietro, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, quindi è 1, 2, 3,
4, di nuovo, stavolta vado a passare davanti, 1, 2, 3, 4, vedete? Sono 4 sopra, 4 sotto, 4 sopra, 4 sotto. Ripeto questo procedimento fino alla fine del giro. Terminato anche questo giro, dovrò avere in totale, andatele a contare se non siete sicuri, 88 maglie alte allungate. Tolgo il marcatore, entro nel primo punto e faccio una maglia bassissima. E così ho concluso anche questo giro. Nel giro che segue inizio con solo una maglia alta allungata inferiore, quindi tiro un po' il filo, lo blocco con il dito, ruoto, vado a passare sopra al punto del giro precedente, sopra la maglia alta allungata del giro precedente, prendo il filo, lo faccio passare e vedrete che ottengo 3 asole. Quindi mi è sfuggita, quindi chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2 e segno l'inizio del giro. Questo è il primo punto. Avrete notato che ho iniziato solo con una maglia inferiore. Da adesso in poi faccio 4 maglie alte allungate superiori, quindi getto, entro, passo sotto, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Ancora getto, passo sotto, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2 e siamo a 2 passando sotto, quindi getto, passo sotto, tre, qui vado di nuovo a passare sotto, proseguo, anche se nel giro precedente noterete che ci sono le maglie alte inferiori, io vado a farne una superiore sulla prima della sequenza. Quindi da adesso in poi si prosegue sempre con gruppi da 4. Voglio che il lavoro si vada a spostare mano a mano, creando una diagonale. Quindi ho fatto la prima inferiore, poi ho fatto 1, 2, 3, 4 superiori. Ora vado a fare 4 maglie alte allungate inferiori, quindi vado a passare sopra al punto del giro precedente. Prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 2, quindi 1, passo sopra, 2, passo sopra, 3, passo sopra, 4. Ora proseguo con 4 maglie alte allungate passando sotto, quindi superiori.
1, passo sotto, 2, passo sotto, 3, passo sotto, 4. Vedete 1, 2, 3, 4. Di nuovo 4 maglie alte allungate passando sopra il punto, quindi inferiori. 1, passo sopra, 2, passo sopra, 3, passo sopra, 4 e vado a proseguire con sequenze di 4 fino alla fine del giro, alternando quelle superiori a quelle inferiori. Questo giro lo andiamo a concludere con 3 maglie inferiori, perché se vi ricordate abbiamo iniziato con una maglia inferiore. Quindi 1, 2, 3. Ecco, questa è la prima che avevo fatto inferiore, quindi eccole sono 1, 2, 3, 4 e vado a concludere anche questo giro con una maglia bassissima qui dove ho messo il marcatore. Come potete vedere ho concluso perfettamente, sono 4, 4, 4, tutte sequenze da 4. Se nel giro precedente avevo fatto una maglia inferiore, sintetizzo perché altrimenti viene un giro di parole pazzesco, in questo giro inizio con 2 maglie inferiori, quindi passando davanti al punto del giro precedente. Quindi tiro il filo, blocco con il dito, ruoto, vado a passare davanti alla maglia del giro precedente, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 2. Questa è la prima, segno l'inizio del giro, vado a fare la seconda perché devo far sì che il lavoro venga tutto spostato come una diagonale. Vado sempre a passare davanti perché è una maglia inferiore, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 2. Quindi ho fatto 2 maglie alte inferiori. Ora proseguo facendo 4 maglie alte superiori. Quindi vado a passare dietro al punto del giro precedente. 1, 2, 3, 4,
quindi 2 inferiori e 4 superiori. Ora vado a proseguire ripetendo sempre sequenze da 4, quindi ne vado a fare 4 inferiori. 1, 2, 3, 4. Eccole, 1, 2, 3, 4. Naturalmente la prima maglia lavorata del giro, sia che sia inferiore sia che sia superiore, non viene mai perfetta, quindi vi consiglio di mettere questa parte dietro alla nuca. Quindi vado a proseguire con 4 maglie alte superiori. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e proseguo con quelle inferiori. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Proseguo con sequenze da 4 fino alla fine del giro. Vado a terminare anche questo giro con 2 maglie alte inferiori, quindi vado a passare sopra la maglia alta del giro precedente. 1, 2. Se vi ricordate, all'inizio del giro sono partita con 2 maglie inferiori, quindi ho concluso con altre 2 perché ne devo avere 1, 2, 3, 4. Ricordatevi sempre le sequenze da 4. Concludo anche questo giro entrando nel primo punto e facendo una maglia bassissima. Ora inizio il giro che segue, tiro il filo, blocco con il dito, ruoto, vado a passare sopra la maglia del giro precedente, quindi vado a fare la prima maglia inferiore, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. La prima maglia alta è un po' complicata, devo essere sincera, se siete dei principianti troverete un po' di difficoltà. Segno l'inizio del giro
e ora vado a fare altre 2 maglie inferiori. Quindi getto, passo sopra la maglia alta, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 2 e ne vado a fare un'altra. Se non volete tenere il conto ad ogni giro delle maglie alte con le quali iniziate, basterà che guardate le sequenze. Questa è la sequenza di 4 maglie alte. Calcolate che la prima la devo sempre andare a togliere perché devo andare a spostare leggermente il lavoro. Quindi questa è la sequenza, io vado a togliere la prima, di modo che il lavoro si va a spostare. In pratica io non la vado a togliere perché la sequenza resta sempre da 4, però la prima maglia alta di ogni sequenza deve essere lavorata diversamente da quella del giro precedente. Significa, se nel giro precedente avevo una maglia inferiore, devo andare a fare una maglia superiore e viceversa. La prima deve essere diversa dalla sequenza del giro precedente. Ora riparto con le stesse sequenze da 4, quindi vado a fare le maglie alte superiori passando sotto. Uno, due, 3. Ora vedete la prima del giro precedente la vado a lavorare diversamente. Era una maglia inferiore, io qui vado a fare una maglia superiore, solo sulla prima. Ed ecco che ho di nuovo la sequenza da 4. 1, 2, 3, 4. Ora proseguo con 4 maglie alte inferiori. 1, 2, 3. Vedete? Nel giro precedente la prima della sequenza è una maglia superiore. Io vado a fare invece una maglia inferiore. Ora ne vado a fare 4 superiori. 1, 2, 3. La prima della sequenza del giro precedente la vado a fare diversa, quindi era inferiore, la vado a fare superiore. Se capite la tecnica è semplicissimo e potete vedere che il lavoro si sta spostando obliquamente. Quindi proseguo fino alla fine del giro con questa tecnica. Ok, mi resta una maglia da lavorare, vedete? Siccome ero partita con 3 inferiori, manca la quarta, quindi vado a farne una inferiore. Passo davanti alla maglia del giro precedente, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. E anche questo giro è terminato. Faccio una maglia bassissima qui dove ho il marcatore,
Vedete? Sta avvenendo una cosa obliqua. Nel giro che segue vado ad iniziare con 4 maglie alte allungate inferiori, quindi tiro il filo, blocco con il dito, ruoto, da dietro vado a passare davanti al punto del giro precedente, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo le ultime 2. Questa è una, segno l'inizio del giro. Proseguo passando sempre davanti alle maglie del giro precedente. 2, 3. Vedete, questa è la prima della serie e sono superiori, lo vado a fare una inferiore, perché la prima deve essere sempre diversa per far venire la diagonale. E poi vado a fare le maglie superiori, quindi passo dietro al punto, 1, 2, 3, 4 e vado a proseguire fino alla fine del giro con 4 superiori, 4 inferiori, 4 superiori e 4 inferiori. Terminato tutto il giro, concludo con una maglia bassissima qui dove ho messo il marcatore. Quindi tolgo il marcatore e faccio una maglia bassissima. Vi faccio vedere come ripartire su questo giro perché potreste avere delle difficoltà, ma da qui in poi dovete ripetere sempre lo stesso procedimento. Quindi tiro il filo, blocco con il dito, ruoto, qui ho la prima maglia alta ed è inferiore, quindi questa volta qui la vado a fare superiore, passo sotto al punto, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2 e segno l'inizio del giro. Ora ripeto la sequenza che ho fatto fino adesso, 4 maglie inferiori, quindi vado a passare sopra, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2 e questo è 1, 2, 3. Vedete? La prima della sequenza va lavorata diversamente da quella del giro precedente. È superiore e la vado a fare inferiore, quindi passo sopra, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. E ora ne vado a fare 4 superiori, quindi vado a passare sotto, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 2, 1, 2, 3,
La prima della sequenza, vedete qui è inferiore, ora la vado a fare superiore, quindi passo sotto al punto. Chiudo 1, chiudo 2 e 4. Ripeto questa sequenza fino alla fine del giro e ora vado a proseguire con lo stesso procedimento. Tra poco vi faccio vedere fino a quanti centimetri dovete proseguire. Sono arrivata qui, andiamo a misurare insieme, vi faccio vedere la misura del cappello. Quanti centimetri è? 15 centimetri. Ora iniziamo a fare le riduzioni, andiamo a chiudere la parte superiore del cappello. Ora, se come me vi faccio vedere, io dovrei iniziare con 1, 2, 3 maglie alte inferiori. Calcolate che dobbiamo fare dei gruppi da 2, quindi inizio facendo una maglia bassissima, perché voglio andare a partire qui. Vado a segnare l'inizio del giro, mi devo ricordare che sono partita qui. Ora per iniziare la facciamo un po' più semplice, la maglia alta inferiore, altrimenti potrebbe risultarvi un po' complicato tirare il filo, bloccarlo, ruotarlo. Facciamo una cosa un pochino diversa. Quindi entro, passo davanti alla maglia alta del giro precedente, prendo il filo e lo faccio passare. Scusate, qui ho un nodo, non è niente. E faccio una maglia bassa. Ora faccio una catenella e mi fermo. Getto, vado a lavorare la seconda. Vado a passare davanti, sempre alla maglia alta del giro precedente, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e ora vado a chiudere tutte e due le maglie alte insieme. Così, vedete, ho fatto 2 maglie alte insieme. Ora devo andare a fare 4 maglie alte superiori, quindi quelle che restano davanti. E le faccio normalmente, le vado a fare 4, come ho fatto fino adesso. 1, 2, 3, 4. Vado a spostare il marcatore, ho fatto 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Lo vado a spostare perché voglio che venga concluso effettivamente qui. Devo andare a fare una maglia bassissima qui, alla conclusione del giro, non qui. Per non sbagliare, mettetelo sempre bene il marcatore, vi aiuta tantissimo. Ora di nuovo devo andare a lavorare 4 maglie alte inferiori. Vi faccio vedere, le dobbiamo raggruppare 2 a 2, quindi getto, entro, passo davanti, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Ancora getto, vado a passare davanti alla maglia alta seguente, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, mi fermo, mi restano 3 asole sull'uncinetto. Vado a chiuderle tutte e 3 insieme, prendo il filo e le chiudo. Questa è una riduzione, ora si è vista bene. Ne andiamo a fare un'altra. Getto, entro, passo davanti, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Getto, passo sempre davanti, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, mi restano 3 asole. Chiudo tutte e 3 le asole insieme. Così ho fatto una riduzione. Ora vado a lavorare 4
maglie alte superiori, quindi getto, le vado a lavorare normalmente e le conto. 1, 2, 3, 4. Ora di nuovo vado a fare 2 riduzioni, quindi getto, passo davanti alla maglia alta, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Getto, passo davanti alla maglia alta successiva, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, restano 3 asole sull'uncinetto. Chiudo tutte e 3 le asole insieme e ora ne vado a fare un'altra. Getto, passo davanti alla maglia alta successiva, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Getto, passo davanti alla maglia alta successiva, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, restano 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutte e 3 le asole insieme e ora vado a lavorare 4 maglie alte superiori normalmente, quindi getto, 1, 2, 3, 4 e di nuovo vado a fare le riduzioni, quindi dovete proseguire con 2 riduzioni dove trovo le maglie alte inferiori e 4 maglie alte superiori lavorate normalmente. Proseguite ripetendo questa sequenza fino alla fine del giro. Ok, ho fatto le maglie alte superiori, ora devo fare l'ultima riduzione perché sono partita con una riduzione, se vi ricordate. Naturalmente voi dovete lavorare in base a come trovate le vostre maglie alte, perché anche utilizzando lo stesso numero di uncinetto ma fili diversi, il lavoro in centimetri può risultare diverso. Quindi getto, passo davanti alla maglia alta, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Getto, passo davanti, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Ora mi vado a ricollegare qui, ecco perché è fondamentale mettere bene il marcatore, perché ora qui vado a fare una maglia bassissima. Quindi entro e faccio la maglia bassissima e ho concluso il giro. Ora andiamo a fare il giro che segue. Tiro un pochino il filo, devo andare a passare davanti a 2 maglie alte, vedete? Sono 1 e 2, perché questa in pratica era la riduzione, quindi queste due sarebbero una sola, perché devo andare a lavorare la maglia alta inferiore. Prendo il filo, andiamo a lavorare con la maglia bassa come prima. Faccio una maglia bassa, una catenella e questa è la prima maglia alta inferiore. Ora ne devo fare un'altra, quindi getto, passo sempre davanti, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e ora chiudo le 2 maglie alte insieme e metto il marcatore.
Ora vado a lavorare 4 maglie alte superiori, uno, due, tre. Ora devo andare a passare dietro a 2 maglie alte, vedete? Sono 1 e 2, perché questa in pratica era la riduzione, quindi queste due sarebbero una sola. Prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Vedete? Ora ho fatto le 4 maglie alte superiori, devo andare a fare quelle inferiori, quindi getto, vado a passare davanti a 2 maglie alte, vedete sono 1 e 2, perché questi fanno parte della riduzione, quindi sarebbe una. Vedete, passo davanti, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Ora vado a lavorare questa, quindi getto, passo davanti, prendo il filo, ho 4 asole, chiudo 1, chiudo 2, restano 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme, così ho fatto una riduzione. E ora vado di nuovo a lavorare 4 maglie alte superiori, quindi 1, 2, 3, la quarta vado a passare dietro a 2, perché è la riduzione, quindi sarebbe una sola, voi le vedete due, ma sarebbe una sola maglia alta. E 4. Di nuovo vado a fare la riduzione, quindi getto, passo davanti, vedete? Prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Getto, vado a passare sempre davanti alla maglia alta, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme e di nuovo vado a fare 4 maglie alte superiori, una in ogni punto. 1, 2, 3, la quarta vado a passare dietro alla riduzione, sembrano 2 ma in realtà è una. 4. Praticamente dovete ripetere questo procedimento fino alla fine del giro. Fate le ultime 4 maglie alte superiori, eccolo, 1, 2, 3, 4, vado a concludere il giro. Praticamente mi vado a collegare qui dove ho messo il marcatore. Quindi tolgo il marcatore e vado a fare una maglia bassissima. Così ho concluso il giro. Ora inizio facendo una maglia alta superiore, quindi tiro un pochino il filo, vado a passare dietro alla maglia alta del giro precedente, prendo il filo, faccio una maglia bassa e poi 2 catenelle, 1, 2
e segno l'inizio del giro. Questa è la prima maglia alta superiore. Ora vado a fare una maglia alta inferiore, quindi passo davanti, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Ora mi trovo da lavorare le maglie alte superiori, quindi passo dietro alla maglia alta, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Ancora getto, passo sotto la maglia alta, chiudo 1, chiudo 2 e ora vado a chiudere tutte e tre le asole insieme. Così ho fatto una riduzione delle maglie alte superiori. E ora vado a fare 2 maglie alte superiori. Chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Passo dietro alla riduzione, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Così facendo, vedete, con la riduzione sembra sempre che ci siano 4. 1, 2, 3, 4. Ora vado a fare una maglia alta inferiore, quindi passo davanti alla maglia alta del giro precedente, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. E ora vado di nuovo a fare la riduzione delle maglie superiori, quindi chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo, getto, passo sotto, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 3. Quindi se le andate a contare sono 2, ne vado a fare altre 2. 1, passo dietro alla riduzione del giro precedente, e 2. A vederle è come se ne avessi 4. 1, 2, 3, 4. Ora di nuovo vado a fare quella inferiore, quindi passo davanti alla maglia alta del giro precedente, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Vi faccio vedere per l'ultima volta come proseguire qui. Faccio una riduzione di maglie alte superiori, chiudo 1 e chiudo 2 e mi fermo, passo sotto, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo tutte e tre le asole insieme e poi ne faccio altre 2 sempre superiori. 1, passo dietro alla riduzione del giro precedente, 2 e di nuovo faccio quella inferiore. Vado a ripetere questo procedimento fino alla fine del giro. Ho fatto la riduzione di maglie alte superiori più una maglia alta superiore, perché se vi ricordate ho iniziato con una maglia alta superiore, quindi mi vado a ricollegare semplicemente con una maglia bassissima. Entro e faccio una maglia bassissima.
Così ho concluso perfettamente il giro. Ora nel giro che segue inizio passando sotto alla maglia alta del giro precedente, faccio una maglia bassa e 2 catenelle, 1, 2 e vado a segnare, no, ancora non segno l'inizio del giro, mi sono sbagliata. Di nuovo vado a passare sotto, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e ora chiudo le asole insieme. Qui segno l'inizio del giro. Ora, qui dove trovo la riduzione, vado a fare una maglia alta inferiore, quindi vado a passare davanti. Chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Ora vado a fare una riduzione di maglie alte superiori, quindi chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Getto, passo dietro, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo tutte e tre le asole insieme. Faccio una maglia alta superiore e come potete vedere sembra che ne ho 3, in realtà ne ho 2 perché questa è una riduzione. Ora vado a fare quella inferiore passando davanti alla riduzione del giro precedente. Chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. E di nuovo vado a fare la riduzione di maglie alte superiori. Quindi chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Getto, passo sotto, chiudo 1, chiudo 2 e ora chiudo tutte e tre le asole insieme. Faccio una maglia alta superiore e come potete vedere sembra che ne ho 3. Vedete, una inferiore e 3 superiori. In realtà è una inferiore, questa è una riduzione, quindi è una superiore e 2 superiori. Di nuovo la maglia inferiore passando davanti alla riduzione del giro precedente. Chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2 e di nuovo vado a fare la riduzione. Chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Chiudo 1, chiudo 2 e chiudo tutte e tre le asole insieme e faccio di nuovo una maglia alta superiore. E poi di nuovo una inferiore. Spero abbiate capito come dovete procedere. Quindi devo fare tutto il giro con la stessa tecnica. Sono andata a fare la maglia alta inferiore e ora vado a concludere il giro con una maglia alta superiore. Quindi vado a passare sotto alla maglia alta del giro precedente. Chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Mi vado a ricollegare al primo punto lavorato che era la riduzione e vado a fare una maglia bassissima su questo punto. Quindi entro e faccio una maglia bassissima. Così ho concluso il giro.
Nel giro che segue vado a fare una maglia alta superiore, vado a passare sotto. Se vi ricordate, io ho iniziato con una riduzione, quindi vado a passare sotto alla riduzione del giro precedente. Prendo il filo, faccio una maglia bassa. Ora faccio 2 catenelle, 1, 2 e segno l'inizio del giro. Questa è la mia prima maglia alta superiore. Ora vado a fare una riduzione di maglie alte superiori, quindi passo sotto, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Getto, passo sotto alla riduzione, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e ora chiudo tutte e tre le asole insieme. Di nuovo vado a fare una maglia alta superiore, quindi passo sotto, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2 e ora vado a fare una riduzione, quindi faccio un giro con tutte maglie alte superiori, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Passo sotto alla riduzione del giro precedente, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo tutte e tre le asole insieme. Ve lo faccio vedere un'altra volta, poi sapete che dovete proseguire nella stessa maniera. Quindi faccio una maglia alta superiore, quindi chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2 e poi vado a fare una riduzione di maglie alte superiori. Chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Passo sotto alla riduzione del giro precedente, chiudo 1, chiudo 2, ho 3 asole, chiudo tutte e tre le asole insieme. Quindi vado a proseguire con una maglia alta superiore e una riduzione di maglie alte superiori fino alla fine del giro. Quindi vado a concludere anche questo giro con una riduzione di maglie alte superiori. Quindi passo sotto, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Getto, passo sotto, prendo il filo, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo tutte e tre le asole insieme. Per tutto il giro ho fatto maglie alte superiori. Ora vado a concludere con una maglia bassissima qui dove ho iniziato. Quindi qui entro e faccio una maglia bassissima. Così ho concluso anche questo giro. Ora vado a fare tutte riduzioni di maglie alte. Mi raccomando, tutte superiori devono essere, quindi vado a passare sotto, prendo il filo, inizio con una maglia bassa e una catenella. Ora vado a passare qui sotto la riduzione, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 2. Qui vado a segnare l'inizio del giro. Questo è il mio inizio. Ora proseguo con tutte riduzioni, quindi chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Passo sotto alla riduzione del giro precedente, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo tutte e tre le asole insieme. Ancora.
passo sotto e faccio una riduzione, quindi chiudo 1, chiudo 2 e mi fermo. Passo sotto alla riduzione del giro precedente, chiudo 1, chiudo 2 e ora chiudo tutte e tre le asole insieme. Avrete capito che vado a concludere il giro con tutte riduzioni di maglie alte superiori. Terminato il giro di riduzioni, vado a fare una maglia bassissima qui. Ora il buchino, vi faccio vedere, è talmente piccolo che facendo semplicemente delle riduzioni lo vado a chiudere. Vi faccio vedere. Quindi faccio esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Praticamente vado a fare delle riduzioni di maglie basse. Quindi proseguo. Esterno, esterno, chiudo 2, chiudo 2 e giro. Esterno, esterno, chiudo 2, chiudo 2. Esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2 e vado a fare praticamente tutto il giro intorno. Vedete che il buchino si viene a chiudere. Ora con ago e filo finisco di chiudere il giro facendo una X. Vedete? È completamente chiuso il buco. Poi faccio un nodino e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!